Ormai sono 6 anni che pubblico video sui social, 6 anni ad aprile per l'esattezza, e da 3 sono attiva anche qui su YouTube, quindi diciamo alle dinamiche dei social ci sono abituata. All'inizio, quando leggevo i commenti, stavo veramente male, perché tanti di questi commenti erano e sono offensivi. Certo, ci sono anche dei commenti super carini, super dolci, però ce ne sono tanti altri che non mi riservano lo stesso trattamento, non perché sia io, ma perché in generale le persone sui social tendono ad esprimere la loro opinione anche quando questa opinione non è richiesta, ma soprattutto anche quando la loro non è un'opinione, ma un insulto, un'offesa o una minaccia. Poi mi ci sono abituata, non perché sia normale leggere certe cose o sentirsi dire certe cose, ma perché alla fine devi farci i conti, cioè o ti abitui o ti togli da tutti i social e addio. Per la mia sanità mentale di solito tendo a non leggere i commenti, proprio li ignoro. Ma qualche giorno fa mi è capitato, così in un momento in cui non avevo altro da fare, di mettermi a leggere qualche commento sui nuovi video che ho pubblicato recentemente. Voi forse non lo sapete, ma su YouTube c'è una sezione commenti nascosta, cioè non è quella sezione che leggono tutti, c'è una sezione commenti che viene filtrata da YouTube attraverso un sistema di filtro automatico. Stiamo parlando di commenti che sono spam, ma soprattutto che contengono un linguaggio molto forte, mettiamola così. Bene, ne ho letti 100, forse di più, ho perso il conto onestamente. E oggi vi porto dentro a quell'odio. Mi costa tanto, ma è necessario farlo. E attenzione, non lo faccio per vittimismo, ma perché leggendo approfonditamente quei commenti ho capito alcune cose che devono essere dette, che devo condividere con voi. Restate fino alla fine perché quello che ho scoperto mi ha fatto cambiare totalmente prospettiva sull'odio e sulle offese. Perché quello che ho scoperto ha cambiato totalmente la mia prospettiva del mondo. Ciao, sono Sara e benvenuti o bentornati sul mio canale. Prima di iniziare voglio essere chiara, anche se mi chiamo Sara. Questa cosa fate finta di non averla sentita, ormai sono vecchia, faccio queste battute. Questo non è un video in cui mi piango addosso, non è un video fatto per suscitare, per quanto io apprezzi i commenti positivi, non è un video per suscitare compassione, pena o simili. Questo è un vero e proprio esperimento psicologico. Io sono laureata in psicologia, qualcuno di voi lo saprà, qualcuno di voi no. E quando ho aperto quella sezione commenti, dopo tanto tempo in cui non leggevo più nulla del genere, al quarto, quinto, sesto commento di odio, mi sono detta: ma perché soffrire? Leggiamo questi commenti non come Sara, quindi non a livello emotivo, ma leggiamoli come la Sara psicologa, no? Da un punto di vista scientifico o comunque logico. Perché vedete, possiamo anche girarci intorno, però l'odio alla fine dice molto di più di chi lo scrive rispetto a chi lo riceve. Quindi cosa ho fatto? Ho iniziato a categorizzare questi commenti. E ho trovato degli schemi così chiari e così ripetitivi che ho capito che l'omofobia, l'odio, non è personale, non parla di me, parla di loro, parla di chi scrive determinate schifezze. E quindi che cosa ho fatto? Ho diviso i commenti in 5 categorie e ora ve le mostro, perché non condividerle con voi. La prima categoria l'ho chiamata la diagnosi. Si tratta di quei commenti che dicono cose tipo: sei malata, vai in terapia, sei disturbata, curati, ti serve uno psicologo. Allora, c'è un piccolo problema qui. L'omosessualità è stata rimossa dal manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali nel 1990, ma la cosa più interessante dal punto di vista psicologico riguardo questi specifici commenti è che chi li scrive sta semplicemente proiettando. Cioè, queste persone che cosa stanno facendo quando scrivono sei malata o vai dallo psicologo? Stanno prendendo il loro disagio, quello che loro provano vedendomi, stanno prendendo il fatto che la mia esistenza per qualche motivo li mette a disagio e la ribaltano, quindi la proiettano su di me o su qualsiasi altra persona sia oggetto di odio, in questo caso particolare di odio omofobico. Se io mi sento male quando vedo due persone che si amano o che si baciano, allora il problema deve essere in loro, non in me. Proiezione. È un meccanismo di difesa, si chiama proiezione difensiva. È proprio tipo il primo che ti insegnano quando studi all'università, cioè proiezione, lo sanno tutti, è anche un po' mainstream, no? E onestamente non sono arrabbiata
Più che altro provo molta compassione, perché io mi accetto così come sono, ma queste persone evidentemente no, perché deve essere veramente faticoso avere così tanta paura di essere se stessi. Io ho la coscienza pulita, sono me stessa non al 100%, al 200%. Passiamo ora alla categoria 2, ovvero la categoria del teologo. Dio ti punirà, la Bibbia dice che è peccato, andrai all'inferno, stai offendendo Dio. Ok, parliamone seriamente. Io non credo in Dio, ma rispetto a chi ci crede. La mia migliore amica è una persona super legata alla fede. Se tu credi in un Dio che ha creato l'intero universo, i buchi neri, le galassie, la complessità del DNA e qualsiasi altra cosa ti venga in mente del mondo e nell'universo, davvero pensi che questo Dio onnipotente, onnisciente, si svegli la mattina e dica: sai cosa mi fa veramente arrabbiare? Sara che bacia la sua ragazza, mi fanno veramente arrabbiare i gay. Dai, la verità è che la religione purtroppo viene usata da molti come scudo per giustificare il proprio odio e il proprio pregiudizio, perché è molto più semplice dire lo dice Dio piuttosto che io ho paura di ciò che non capisco, perché non capisco questa cosa e allora ne ho paura, ma piuttosto che ammetterlo e cercare di esplorare e risolvere, dico vabbè, Dio dice così. Io conosco molte persone che sono credenti, super praticanti, ma che rispettano l'esistenza delle persone LGBTQ+, e di qualsiasi altra categoria, forma, essenza di persona nel mondo. Cioè, conosco persone credenti che rispettano tutti, che poi questo non dovrebbe essere il senso della fede, ma vabbè. Perché? Perché queste persone non hanno pregiudizi o comunque li superano? Perché ci arrivano anche loro che il messaggio che Dio voleva lanciare, che voleva lanciare Gesù e chi per essi, è l'amore, non il pregiudizio, non l'odio, che poi è il messaggio centrale di tutte le religioni, l'amore. Dico solo che secondo me chi usa Dio come arma per giustificare il proprio pregiudizio sta facendo un torto non solo a se stesso ma anche a Dio, se ci crede. Categoria 3. Il biologo. Quelli che tirano fuori argomenti pseudo-scientifici. Non è naturale, gli animali non lo fanno, è contro natura, perché non puoi riprodurti. Mi fanno impazzire, questi mi fanno impazzire. Piccolo check veloce. Smentiamone subito una, perché l'omosessualità è stata documentata in più di 1500 specie animali, quindi una, vabbè, l'abbiamo così. Non è vero, stai dicendo una cosa non vera, basta. I pinguini, i leoni, le scimmie, raga, le giraffe sono bisessuali, ma non lo dico io, cioè, leggetevi qualcosa, giuro, leggetevi qualcosa. Ma soprattutto, anche se non fosse naturale, cosa che abbiamo detto non essere vera perché lo è, sapete che cosa non è naturale? Gli occhiali, i cellulari, la chemioterapia, gli aerei. Noi come specie umana superiamo la natura ogni giorno, ogni piccola cosa che facciamo praticamente è contro natura. Per non parlare dell'argomento della riproduzione, che è ridicolo, perché allora anche le coppie eterosessuali che decidono di non avere figli sarebbero contro natura. Anche le persone sterili, anche le persone in menopausa. La verità è che questo argomento non regge. È una scusa per non ammettere che semplicemente fa schifo. Vi fa schifo e basta. Ma non travestite il vostro disgusto con la scienza. Abbiate almeno il coraggio di ammettere che avete un problema da risolvere. Categoria 4. Il narcisista. Fai pena, fai schifo, mi fai vomitare, sei disgustosa, bla bla bla. Questi commenti li analizziamo velocemente perché sono proprio i più semplici da decifrare, no? Sono i più semplici da capire. Praticamente alla base c'è questo ragionamento. Io sono così importante, così più importante rispetto a te e a chiunque altro, che devo assolutamente dirti quanto qualcosa di te mi dia fastidio. Come se il mio scopo nella vita, o come se lo scopo nella vita di chiunque altro fosse quello di piacere a uno sconosciuto su internet. Ragazzi, io sono sempre stata me stessa e non mi è mai importato di piacere o meno, soprattutto per quanto riguarda il mio orientamento sessuale, perché è la cosa più naturale di me, è una cosa che ho sempre vissuto come super naturale, che non mi ha mai dato problemi. Gli altri mi hanno dato problemi per questo, ma a me non ha mai creato problemi. Ho smesso di preoccuparmi di farmi piacere agli altri quando avevo 15 anni e mia mamma, che, scusa mamma, questa cosa la devo dire, mia mamma è perfetta, è fantastica, mi accetta al 100% e adora Cristina, ma ai tempi voleva mandarmi in terapia perché era una fase, cioè io ho smesso di preoccuparmi in quel momento lì. Ci sono
ci sono stati degli screzi con le persone più importanti della mia vita per il mio orientamento sessuale. Giancarlo, del tuo parere onestamente mi frega zero. Quindi se non mi hanno fermato queste cose molto più importanti di te, non sarei tu a fermarmi. E poi cambiamo un attimo registro perché la categoria 5 è un po' diversa dalle altre, è l'ultima, promesso. Queste cose non ve le posso leggere, non posso mettervi screen, non posso fare niente del genere perché si tratta di vere e proprie minacce. Minacce di violenza fisica, sessuale, minacce di morte. Questi non li ho analizzati perché non c'è niente da analizzare. Sono reato, non posso farci niente, non devo psicanalizzare questi commenti, sono un reato. E cosa faccio di fronte a questi commenti? Faccio lo screen, li segnalo alle autorità, c'è un sistema a cui li mando, fa niente, non vi interessa saperlo, e basta. Dopo qualche mese la giustizia fa il suo corso e va così. Le persone devono pagare per queste cose qua, io proprio non reggo, perdo anche delle ore a fare screen, a metterli insieme, ma non mi interessa perché chi scrive determinate cose, chi mi minaccia e chi minaccia chiunque altro dovrebbe pagare per quello che fa. Poi, allora, questi commenti vorrei dirvi che sono una minoranza, ma non è vero. Resta il fatto che fa niente, so che ci sono e ho preso delle misure per contrastare queste cose qua. Quindi, dopo aver letto questi 100 commenti pieni di odio, sapete qual è stata la mia prima reazione? Tristezza. È normale, perché mentirvi? Tristezza, perché io ho una vita super soddisfacente, non sono mai stata così felice, anche se la mia vita non è nel suo periodo più semplice. Però io sono felice, ho una ragazza con cui convivo, con cui sto insieme ormai da quasi 2 anni, che mi ama, ho dei genitori che mi amano, ho dei parenti, dei nonni che mi adorano, ho un lavoro, anche a lavoro ho conosciuto delle persone che mi stanno piacendo tantissimo, ho i miei progetti personali, sono soddisfatta. Mi viene tristezza per loro, per queste persone qua che scrivono questi commenti d'odio e per chi ci sta male per questi commenti, perché come dicevo io ormai ho capito che ci sono, basta, ci faccio i conti, sto un pochino male, ma tipo io adesso spengo il video, mangio, non ci penso più, la vita continua. Ci sono persone che compiono gesti estremi per questi commenti qua. Io quando avevo 15 anni avrei potuto farlo. Se io a 15 anni mi fossi messa sui social e avessi letto determinate cose sulle persone omosessuali, non so se sarei qua adesso. Ve lo dico proprio col cuore in mano. Devi stare veramente male, dicevo, per sputare così tanto odio sugli altri. E ho capito, che cosa ho capito? Che l'omofobia non nasce dall'odio ma dalla paura. Paura perché se c'è qualcuno che dall'altra parte è libero, chi guarda e non riesce ad essere altrettanto libero deve confrontarsi con le proprie gabbie. Queste persone hanno paura che se noi ci amiamo liberamente e non ci vergogniamo nel farlo, loro dovranno ammettere a se stessi di non essere felici, perché io lo so, voi non ci credete, io a volte non ci credo a questa cosa, ma ci sono persone che non riescono a guardarsi dentro, ci sono persone che non si autoanalizzano e che buttano tutto fuori. Perché se si guardassero dentro sarebbero costretti a vedere delle cose che proprio non ce la farebbero, capito? Hanno paura queste persone che il mondo stia cambiando e che loro non riescono a starci dietro. Ma sapete che cosa vi dico? Che noi non dobbiamo convincere nessuno. Parlo di noi perché sono sicura che dall'altra parte ci sia magari una persona che fa parte della comunità o una persona che anche se non ne fa parte ha ricevuto odio nella sua vita, perché tutti noi siamo state vittima di bullismo, di molestie o di minacce nella nostra vita, purtroppo. Quindi è un discorso che va oltre le categorie e che va oltre il nostro orientamento sessuale o chi siamo in generale. Posso anche provare a educare chi non ce la fa, chi pensa queste cose. Io per tanto tempo ho pensato, io posso educare queste persone, è un po' il motivo per cui faccio anche questi video, no? Però qualcuno lo puoi anche educare, qualcuno no, e va bene così, devi farci i conti. Io adesso sto facendo un lavoro in cui sono super a contatto con il pubblico e devo dire che i miei valori si stanno scontrando molto con la realtà che vedo fuori, perché se io dovessi dare ascolto ai miei valori non dovrei uscire di casa, ma la realtà è diversa. Devo avere a che fare con delle persone con cui non sempre ho voglia di parlare e che hanno delle idee magari molto diverse dalle mie, ma sto lavorando e a meno che non succeda qualcosa di estremamente grave, un po' di compromessi nella vita li dobbiamo fare tutti. Ma in ogni caso non dobbiamo vergognarci di esistere. Sono queste persone qua a dover fare i conti con loro stesse, non noi. Perché io sono felice, io amo intensamente una persona con cui sto da Dio, non me ne frega niente. E ogni giorno in cui continuo a pubblicare foto con la mia ragazza, in cui la tengo per mano, in cui sono felice, ho vinto io.
Ho vinto io semplicemente. E adesso passiamo alle conclusioni perché voglio dire qualcosa a chi sta guardando questo video. Se sei una persona che fa parte della comunità LGBTQ+, e hai ricevuto commenti così, voglio che tu sappia che quell'odio non ti definisce affatto. Non sei una persona malata, non sei contro natura e non c'è nulla di sbagliato in te. Tu sei esattamente come dovresti essere. E se sei qui ma non fai parte della comunità LGBTQ+, in ogni caso, come dicevo prima, purtroppo sono sicura che un po' di odio l'abbia ricevuto anche tu nella tua vita. E lo stesso discorso ovviamente vale per te. Qualsiasi sia il motivo, non è mai giustificato. Non c'è mai una giustificazione di fronte all'odio. Se qualcuno di voi sta pensando di scrivere un commento omofobo sotto questo video, fate pure. Tanto ogni commento negativo è pur sempre un commento. Alimenta l'algoritmo e il video va virale, quindi top. Se scrivete cose esagerate c'è una denuncia, quindi top anche in quel caso. Ci vediamo nel prossimo video. Ovviamente lasciate un like, commentate e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E per chi mi vuole bene, invece, perché è giusto dire che ci sono anche persone che mi vogliono bene, ti voglio bene anch'io.